Ciao amici e bentornati sul canale. Come sapete, fra meno di un mese saremo in inverno e quindi quale video migliore potrebbe essere interessante in questo periodo dell'anno di una bellissima e soprattutto super avanzata stufa elettrica, perché questo modello è dotato addirittura di wifi e può essere controllata tramite smartphone, per cui ad esempio se andate fuori a fare attività fisica e volete rientrare e trovare il bagno perfettamente caldo, allora questa nuovissima e innovativa Dreo Atom One S potrebbe essere la stufetta che stavate aspettando. Di sicuro a questo modello non mancano le modalità di accensione, perché può essere accesa direttamente dai tastini presenti nella parte superiore della stufa, dal telecomando che è compreso nella dotazione base, dall'applicazione Dreo, e dopo vi farò vedere il tutorial per scaricarla e installarla passo passo sul vostro smartphone, e se lo collegherete direttamente a Google Home oppure ad Alexa potrete accenderlo anche in maniera vocale. Guardate, Alexa, accendi la stufa. Ok. Avete visto? E nel mentre che il nostro Kakashino si cilla con la rotazione della stufetta, andiamo ad analizzare tutte le sue caratteristiche tecniche. Riscaldamento in ceramica PTC, termostato digitale con oscillazione da 5 a 35 gradi, potenza massima di 1500 watt, piatto oscillante ultra silenzioso per cui non farà alcun rumore se la utilizzerete in maniera dinamica. Ha ottenuto il certificato di sicurezza ETL e anche il funzionamento è super silenzioso perché infatti non supera i 40 decibel. E alla fine del video, dopo aver fatto tutti i test, vi svelerò il prezzo e le mie considerazioni finali. E ovviamente se siete interessati a questa stufetta vi ho lasciato il link diretto per poterla acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. Mettetevi comodi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e partiamo con la recensione. E ora vi mostrerò tutti i passaggi per installare la nostra bellissima stufa. Come prima cosa dovete andare sul Play Store di Google. Se avete un iPhone non vi preoccupate perché è compatibile anche per il sistema operativo iOS. Andate a scrivere Dreo, fate ricerca, è il primo risultato che vi apparirà e cliccate su installa. Una volta che l'avrete installata cliccate su apri, andate a creare il vostro account, inserite una mail e una password, dopodiché confermate il messaggio che vi arriverà nella mail. Una volta entrati nell'applicazione cliccate in alto questo più che troverete nella parte superiore e in pochi secondi connetterete la vostra stufa. Da questo momento la potrete controllare direttamente dallo smartphone. E ora addentriamoci in questa applicazione. Come prima cosa andiamo a fare un tour delle impostazioni. Tra le varie personalizzazioni troverete il nome, potete anche selezionare l'ambiente in cui verrà posizionata. Io ho inserito camera da letto, ma potete aggiungere il bagno, la cucina, il balcone, e se aggiungerete le varie stanze potete impostare le temperature in base all'ambiente in cui verrà posizionata. Potete condividere il dispositivo se avete magari più familiari che abitano nella stessa abitazione. Mi raccomando, una volta che scaricate l'app fate anche il controllo per quanto riguarda l'aggiornamento del firmware, in questo caso è aggiornato. Troverete anche il manuale utente, le domande frequenti se avete qualsiasi dubbio, e in più è compatibile con Alexa. Come vedete io l'ho già collegata e potete anche impostare sia l'accensione che lo spegnimento. Facciamo anche questo test. Alexa, spegni la stufa fra 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E come sempre, per spegnersi alla massima sicurezza fa uno spegnimento lento e progressivo che dura 30 secondi. Sicurezza in cui la Dreo ha investito tantissimo, perché all'interno di questa stufa è stato anche inserito un sensore per il ribaltamento, ossia se durante l'utilizzo un bambino oppure un animale ci dovesse piccare contro e ribaltarla completamente, ha un sistema che la fermerà in maniera automatica. Adesso la provo a ribaltare. Si è attivato subito l'allarme P4 e la stufa ha smesso di funzionare. Mi avvicino anche così sentite anche voi che non sta funzionando, e inoltre l'allarme viene anche inviato allo smartphone con una notifica e troverete nell'home page l'allarme con scritto mettere il dispositivo in posizione verticale, per cui se l'attiverete anche da fuori casa potrete sempre monitorarla in sicurezza tramite lo smartphone. Una volta che la stufa viene rimessa in verticale, guardate come è subito sparito l'allarme, e dato che sono qua andiamo a analizzare il display. Qua in mezzo troverete la temperatura in gradi centigradi, la spina rossa che sarebbe l'alimentazione, se è accesa vuol dire che è correttamente collegata al vostro impianto elettrico, e qua c'è la modalità. Adesso in modalità eco, questa è la modalità ventilatore, si accenderà solamente la ventola senza riscaldare l'ambiente, e infine la modalità sole, quella in cui la stufa riscalderà alla massima potenza. E ora andiamo a fare un tour delle impostazioni attivabili sia dai pulsanti della stufa ma anche dal telecomando. Partendo dalla stufa, come vedete questi due tasti, se schiacciati insieme attivate il blocco della stufa, e finché non li sbloccherete la stufa non può essere più modificata. Per risbloccarla vi basterà schiacciare
schiacciare per 5 secondi. Questo ovviamente è il tasto dello spegnimento. Queste 3 linee servono a cambiare la modalità eco e di nuovo in ventilatore, il più e il meno per abbassare o alzare la temperatura massima è di 35 gradi, la temperatura minima è di 5 gradi. Se tenete premuto il tastino scenderà molto più velocemente e ovviamente quando la stufa avrà portato la stanza alla temperatura desiderata si spegnerà immediatamente e quando la temperatura scenderà di nuovo si accenderà sempre in maniera automatica. Come temperatura abbiamo 22 gradi. Ho impostato la stufa a 19 e infatti è spenta, ma guardate cosa succede se vado a alzare la temperatura oltre i 22 e 23. Si è accesa immediatamente, per cui è veramente molto sensibile alla temperatura e questo si trasforma in un ottimo risparmio di energia e soprattutto bollette meno care durante l'utilizzo. E ora, per concludere il tour dei controlli, andiamo anche a testare il telecomando. Vi arriverà già compreso di batteria a bottone presente all'interno. Andiamo a vedere se anche qui funziona tutto alla perfezione. Proviamo a aumentare e diminuire il volume. Sto diminuendo, proviamo ad alzare. La cosa che mi piace è che anche questi tastini sono in gomma e sono molto morbidi. Proviamo anche a impostare il timer. Vi basterà schiacciare il simbolo della sveglia, potete impostare un'ora, 2 ore, il massimo che potete impostare, lo andiamo a scoprire insieme, sono 12 ore e per capire se il timer si è attivato correttamente lo potete vedere col simbolo dell'orologino che apparirà di fianco alla temperatura, ma non solo, perché anche nel vostro cellulare apparirà il timer. L'altra cosa interessante dell'applicazione, potete monitorare ovviamente l'utilizzo e potrete anche monitorare l'andamento della temperatura all'interno della stanza. Come vedete, appena l'ho accesa si sono alzate le temperature. E altra cosa importante che mi ero dimenticato di dirvi è che la modalità calore è divisa in 3 categorie, H1, H2 e H3, e sono esattamente 3 livelli di potenza, minimo, medio e massimo. Per cui se la imposterete ad esempio ad H3, lui cercherà di riscaldare la stanza nel più breve tempo possibile. Per darvi un po' di dati, se la farete funzionare ad H1 andrà a 900 watt, invece in full power ad H3 sprigionerà interamente i suoi 1500 watt. Questo modello è dotato di base rotante che potete controllare sia dal telecomando, da smartphone o anche direttamente dai tasti presenti sulla stufa. Vi basterà schiacciare questo tastino e come per magia la stufa comincerà a roteare, come vedete dalla telecamera, sia a destra che a sinistra per un totale di 90 gradi. E se la volete bloccare di nuovo vi basterà rischiacciare lo stesso tasto. E se per caso la utilizzerete di notte e vi dà fastidio il rumore acustico del cambio di temperatura o del cambio di modalità, non c'è problema perché potete anche disattivare il sound. Se attivate il simbolo del silenzioso e adesso se provo a cambiare la temperatura, guardate, è completamente silenziato. Direi che questo Adreo ha pensato veramente a tutto. E dopo essere andato a giocare a padel, adesso proviamo subito la funzione da remoto della nostra stufetta, dato che abito a 5 minuti dal campo. Vediamo se quando arriverò il bagno sarà già super caldo. Andiamo sulla nostra applicazione Adreo, si dovrebbe connettere in pochi secondi ed eccola qua, da che è disponibile, per cui proviamo ad accenderla, sono nel parcheggio, così appena sarò a casa scopriremo la temperatura del bagno. Adesso è a 19 gradi. Siamo arrivati, andiamo a vedere la temperatura che avrà raggiunto il bagno, sono stracurioso. Sento già la stufa che sta andando, vediamo. Guardate qua come sta funzionando, andiamo a vedere subito la temperatura. È alzato la temperatura da 19 a 23 gradi, pronto per farsi la doccia. Per cui direi che il controllo da remoto ha funzionato perfettamente. E concludo la recensione parlando del prezzo, perché questa fantastica stufetta viene venduta a solamente 79 euro, che per le sue caratteristiche Wi-Fi, Bluetooth, controllo a distanza, controllo con Google Home e Alexa è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Se per caso anche voi vi siete innamorati di questo gioiellino, vi ho lasciato il link diretto per l'acquistarla nel primo commento e nella descrizione di questo video. Se questa recensione vi è piaciuta e volete supportare in maniera gratuita questo canale, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così mi aiuterete a crescere ulteriormente e soprattutto rimarrete sempre aggiornati sui nuovi prodotti come questo. Da Luca Tac e dalla nostra bellissima stufetta è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!